Quando l'amore di una madre fa nascere una leggenda. Ciao a tutti ragazzi, io sono Emanuele Di Pogliani e oggi sono qui a parlarvi dell'origine, la crescita, la disgrazia e la rinascita del brand motociclistico italiano più storico. Sto parlando di Benelli. Cercare di riassumere più di 100 anni di storia e le imprese di uomini straordinari in un singolo video è quasi impossibile. Per questo ripercorreremo i momenti salienti e i mezzi più famosi dello storico brand del Leoncino. Ho parlato appunto dell'amore di una madre e d'altra parte si sa, dietro a grandi uomini ci sono sempre delle grandissime donne. Teresa Boni Benelli non fa eccezione. Infatti, oltre a dover sopportare il lutto e la perdita del marito, si è trovata a dover crescere 6 figli completamente da sola. I 6 figli sono Giuseppe, Giovanni, Domenico, Francesco, Filippo e Antonio, detto Tonino. Siamo nel 1911, in piena Belle Époque e industrializzazione, un periodo di cambiamento, anche se all'orizzonte gli spettri della Prima Guerra Mondiale iniziano già a formarsi. Ed è proprio in questa occasione che la donna prende coraggio e fa una scelta molto difficile. Vende l'attività di famiglia, l'azienda agricola, vende i terreni, perché si è accorta che i 6 figli non avrebbero lavorato all'interno dell'azienda del marito. I 6 figli hanno un talento per la meccanica, sono bravi, dannatamente bravi. Ed è in via dell'Annunziata, nel pieno centro di Pesaro, che sorge l'officina di riparazione meccanica Benelli. La nostra storia inizia da qua. I primi periodi sono un po' particolari. Siamo nel 1911, di veicoli a motore non ce ne sono molti in giro. La scarsità economica si fa sentire. Come vi dicevo prima però, paradossalmente la Prima Guerra Mondiale, che per quanto sia un'immane tragedia, per la famiglia Benelli si può dire che sia una piccola fortuna. Infatti le grandi aziende italiane come Alfa Romeo erano impegnate nello sforzo bellico che da sole non riuscivano a fronteggiare. Avevano la necessità di dare delle commesse ad aziende più piccole. Benelli era una di queste ed è proprio grazie a queste commesse che la situazione economica inizia ad ingranare. L'officina di riparazione però sta stretta ai 6 fratelli. Il loro obiettivo è uno soltanto: costruire motori e costruire motociclette. Ed è sotto questo principio che per 8 anni, tutti i giorni dopo lavoro, i 6 si riunivano a lavorare, a progettare, a disegnare sotto la guida di Giuseppe e Giovanni, i 2 fratelli più grandi. Ed è così che dopo 8 anni di duro lavoro, il primo vero motore Benelli vede la luce. Verrà montato sul telaio di una bicicletta e, come tutte le grandi storie, il risultato sarà un fallimento totale. Chiaramente il piccolo e fragile telaio di una bicicletta non era in grado di sopportare le sollecitazioni di un motore a scoppio. Ma dove le persone normali demordono, i grandi continuano. Ed è sotto questo principio che dopo 3 anni di lavoro, alla 3ª edizione del Salone Nazionale del Ciclo del Motociclo a Milano, la prima vera motocicletta costruita interamente da Benelli vede la luce. Si parla del velomotore. Il velomotore è una moto leggera, un 98 cm3 a 2 tempi. L'opinione pubblica la adora, è un successo. E la famiglia Benelli di certo non si ferma qua, ma anzi continua con lo sviluppo. Ed è proprio su questa piccola moto che il funambolo della famiglia, Tonino, inizia a ottenere i primi risultati e le prime vittorie a livello nazionale, facendosi conoscere all'interno del circus del motorsport. È il 1927 però l'anno della svolta. Tutto ciò grazie al genio di Giuseppe, il quale batte la concorrenza e realizza il primo motore con distribuzione a cascata di ingranaggi. Un motore eccezionale che farà la storia e diventerà il marchio di fabbrica dell'azienda e regalerà alla Benelli anni di vittorie nel motorsport e di grandi soddisfazioni a livello commerciale. Ed è proprio grazie a questo motore che Tonino Benelli riesce a vincere il campionato italiano nel 27, nel 28, nel 30 e nel 31. Come abbiamo detto, le vittorie nel motorsport e l'affidabilità di questa tipologia di motori, di questa tipologia di moto, la 175 è stata venduta in centinaia di esemplari, ha fatto esplodere il successo commerciale di Benelli, portandola ad ingrandire gli stabilimenti e ad assumere quasi 800 persone, che per i tempi erano veramente tante. La 175 regnerà sovrana fino al 1934, anno in cui Benelli esce con altri 2 modelli, una 2,5
e una 500. Ci sarà poi un esemplare molto interessante con compressore volumetrico che però sfortunatamente, a causa di uno dei capitoli più bui del Novecento, non vedrà mai la luce. Sto parlando chiaramente della Seconda Guerra Mondiale. Lo spettro della guerra arriva in Italia e a Benelli viene commissionata la produzione di motocicli e di tricicli ad uso militare. La seconda parte del conflitto la conosciamo un po' tutti e a causa dei bombardamenti alleati e delle razzie, dell'immenso stabilimento che era prima la fabbrica Benelli, rimanevano soltanto un cumulo di macerie e capannoni vuoti. Ma anche qua i fratelli Benelli non si perdono d'animo, ma anzi si rimettono subito al lavoro. Per rimpinguare le scarse casse dell'azienda, i Benelli ebbero un'intuizione, andarono nei depositi ARAR, erano degli spazi dedicati alla raccolta di materiale e mezzi militari, acquistarono un carico di 1000 motociclette prevalentemente inglesi e le riconvertirono per un uso pubblico, per un uso civile. Grazie a questa mossa, appunto, riuscirono a portare un'ingente quantità di soldi nelle casse. I successivi anni furono fondamentali. Nel 1948 venne ingaggiato Dario Ambrosini per riportare la vittoria in casa Benelli nel motorsport. Il 49 fu un anno fondamentale perché Giuseppe, il fratello maggiore, a causa di screzi con gli altri fratelli, decise di abbandonare l'azienda e di fondare la sua personale casa di motori, la Moto B. Diciamo che se n'è andato un anno prima, perché nel 1950 la Benelli, con Dario Ambrosini, riesce a vincere il titolo iridato nella categoria 2,5. Ci ritroviamo quindi nel 1950 con la Benelli campione del mondo nella categoria 2,5 e la gestione dell'azienda passata al secondogenito, Giovanni, che pur non possedendo il talento progettuale del fratello maggiore, aveva però una grandissima capacità gestionale ed è proprio sotto le sue linee guida che Benelli realizzerà i 2 modelli più importanti della sua storia, la Letizia e la Leoncino, che ha venduto circa 45.000 esemplari. Sono numeri veramente importantissimi per una realtà, soprattutto all'epoca. Gli anni 50 e 60 sono caratterizzati da luci ed ombre per l'intero mondo motociclistico. Le luci sono le imprese eroiche dei piloti che conosciamo e apprezziamo ancora oggi, dove tra l'altro Benelli sarà una grandissima protagonista, e le ombre invece è una profonda crisi di tutto il sistema. Crisi causata sostanzialmente dal boom economico e dalla disponibilità di vetture utilitarie a basso prezzo e pagabili a rate, che ha portato la popolazione a spostarsi dalle nostre amate moto verso le automobili. L'azienda era in crisi. Molti dei fondatori, tra l'altro, se n'erano andati a causa dell'età e quindi l'azienda rimaneva sostanzialmente senza un timone. È nel 1972 che una figura famosa e per certi aspetti controversa fa il suo capolino all'interno della storia di Benelli. Sto parlando di Alejandro De Tomaso, un manager imprenditoriale italo-argentino, famoso per acquistare aziende in crisi con l'obiettivo di riportarle a un livello di stabilità economica per poi rivenderle. Peccato che questa pratica non gli riuscì sempre. De Tomaso infatti era famoso e conosciuto non solo nel mondo motociclistico ma anche nel mondo automobilistico. Sotto la sua proprietà infatti aziende come Moto Guzzi, Benelli stessa, Maserati trovavano casa. Lo scopo di De Tomaso nella fattispecie con Benelli era semplice e preciso: guerra aperta alle giapponesi, che avevano conquistato un'enorme fetta di mercato per la loro potenza, affidabilità e bellezza. Quindi ne esce fuori che De Tomaso dà delle linee guida molto precise ai suoi progettisti e gli dice: prendete una CB 500 e costruite qualcosa di simile. Ed è proprio nel principio di guerra aperta alle giapponesi che Benelli creerà la 504, che sarà poi la base per la più famosa e apprezzata 750, la prima moto 6 cilindri mai realizzata. L'opinione pubblica apprezza la 7,5. È una moto facile, di grande potenza, pensate che era in grado di raggiungere i 200 km all'ora. Purtroppo però viene fuori una di quelle che erano le lacune delle aziende di De Tomaso, ossia una scarsa cura nella qualità costruttiva e nei materiali utilizzati, col risultato che le moto prodotte in quell'epoca erano fragili, si rompevano spesso
e non avevano minimamente l'affidabilità delle loro controparti giapponesi. Il risultato commerciale della 750 purtroppo non fa ben sperare. Non rientrano infatti sufficienti soldi all'interno delle casse di Benelli. Questo porta all'inizio degli anni 80 a una situazione di estrema crisi. Aggiungiamoci poi che un'altra grossa azienda di De Tomaso, la Maserati, in quell'epoca aveva avuto dei grossi problemi a livello economico, portando via potenza finanziaria all'imprenditore che decidette di vendere le sue quote di Benelli. Arriviamo quindi nell'89, dove l'azienda verrà acquistata da Giancarlo Selci, un ex dipendente Benelli. Il piano di Selci era semplice ma preciso. Voleva buttarsi nel settore dei ciclomotori, un settore in forte ascesa, ed è proprio grazie a questo principio che Benelli iniziò a lanciarsi nella produzione di moto e motorini dedicati anche ai più giovani. Però purtroppo anche in questo caso i risultati non sono quelli sperati. L'introito economico non era quello preventivato da Selci, ragione che lo porta dopo solo pochi anni a gettare la spugna e a vendere le sue quote della società. Arriviamo quindi nel 1995, dove la gestione dell'azienda passa ad Andrea Merloni, un giovane imprenditore ma con le idee molto chiare. Si era accorto infatti che l'opera iniziata da Selci era quella giusta, ossia il puntare sui ciclomotori. La produzione riparte in maniera massiccia e diversi modelli nascono e si fanno spazio all'interno dei cuori dei giovanissimi di quell'epoca. Un altro grosso elemento su cui Merloni puntava era il reparto corse. Infatti era convinto, fermamente convinto, che le competizioni portavano lustro e automaticamente alzavano non solo la conoscenza ma anche la qualità stessa dei prodotti. Ed è proprio per questa ragione che grazie a la moneta sonante strappa Riccardo Rosa, noto progettista dalla Cagiva, per portarlo a lavorare sul reparto corse di Benelli. Ed è qui che nasce un altro modello storico della casa pesarese, la Tornado 3. Ed è proprio nel mondo delle competizioni che Benelli ci si butta a capofitto. Abbiamo all'inizio degli anni 2000 la partecipazione alla stagione Superbike, al Tourist Trophy. Nonostante fosse una realtà appena ritornata nel mondo motoristico, i risultati in termini di punti e piazzamenti fanno ben sperare. Anche in questo caso purtroppo c'è una doppia faccia della medaglia. Da una parte i successi nelle competizioni e gli ottimi risultati e piazzamenti nei vari campionati. Dall'altra parte c'è sempre purtroppo l'aspetto economico. Le vendite della Tornado e degli altri modelli commercializzati infatti non sono purtroppo in grado di bilanciare e di garantire una buona efficacia economica all'azienda. Ed è proprio per questa ragione che dopo sforzi e tentativi anche Merloni nel 2005 decide di vendere. Benelli torna nuovamente sul mercato. Siamo quasi praticamente arrivati ai giorni nostri, infatti siamo nel 2005, anno in cui un magnate russo fece capolino e iniziò a informarsi per l'acquisto dell'azienda. Non se ne fece nulla. Dove però non arrivò il magnate russo, arrivò un gruppo cinese. Sto parlando del gruppo QJ. QJ aveva le idee chiare. Era già infatti proprietario di Keeway ed era leader nella produzione di ciclomotori in tutto il sud-est asiatico. Sostanzialmente voleva appoggiarsi a Benelli per entrare nel mercato europeo. Uno dei principi che ha voluto attuare QJ era quella che la produzione, l'ingegnerizzazione e il design rimanessero italiani. Infatti Benelli è sempre qui a Pesaro, la parte in Cina e tutto quello che riguarda la produzione. Ed è così che arriviamo però nel 2019, l'anno della commercializzazione del modello che fece fare definitivamente il salto di qualità a Benelli. Sto parlando della TRK 502, commercializzata in due versioni, una stradale e una crossover col cerchio da 19. TRK è un successo. Arriviamo quindi in occasione di EICMA 2022, dove viene annunciata la sorella maggiore, la TRK 702, arrivata nei negozi a luglio 2023. Arriviamo quindi appunto nel clou della gestione QJ. Bene, e come non farlo se non presentandovi quelli che sono i due modelli di punta dell'attuale gamma Benelli. La 502 posizionatasi quasi subito in cima alla classifica delle moto più vendute e la sorellona maggiore, la 702. Adesso posso già sentire i puristi che diranno ma non sono Benelli, non incarnano lo spirito dei fratelli, dei padri fondatori. Vero, verissimo. Così come non lo facevano tutti i veicoli costruiti sotto la gestione di De Tomaso e tantomeno quelli realizzati sotto la gestione di Selci e Merloni. La realtà è che da più di 100 anni Benelli ci regala mezzi storici, mezzi che fanno emozionare, e queste due, fidatevi, non sono da meno.
Ed è proprio per questa ragione che vi aspettiamo da Pogliani, in viale Fratelli Casiraghi 427 a Sesto San Giovanni, per vederle dal vivo, toccarle con mano e capire e apprezzare tutto il lavoro che c'è dietro la realizzazione di queste moto, che fidatevi sono in grado di darvi grandi soddisfazioni. Io sono Emanuele, grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo in strada. Ciao!